E ciao a tutti amici, io sono Franco Aversa, tutorial velocissimo, sono le 9:30 di sera, ma andiamo a vedere una cosa molto interessante in DaVinci Resolve. Quindi mi tolgo, vediamo un montaggio che non ha nessun senso perché ci sono clip che si sovrappongono a casaccio uno all'altra, ma la cosa interessante è questa: se nella versione 18.5, la nuova, andiamo su index, abbiamo delle cose nuove. Allora troviamo gli edit index che avevamo anche prima, cioè sono tutti i punti del montaggio che abbiamo eseguito. Se noi ci spostiamo qui, vediamo ad esempio l'edit 4 corrisponderà a questa clip sul video 2 con questo ingresso, questa uscita, eccetera eccetera, e vediamo che la playhead si è posizionata a quello, e così facendo potremo avanzare negli edit fatto, e questo c'era già. Poi abbiamo i marker e vedete che abbiamo dove sono segnati i marker nelle clip. Semplicemente cliccando sopra al marker, ad esempio qui sull'anteprima, due volte ci sposteremo direttamente a quel marker. Altra funzione molto importante, vedete, clicchiamo e saltiamo direttamente a quella scena. Ma il punto forte è questo qui, track. Qui abbiamo le tracce che abbiamo utilizzato, quindi vedete V4, V3, V2, V1, cioè le tracce video e le tracce audio. Questo si può configurare da qui, vedete, possiamo scegliere cosa visualizzare, solo le tracce video, solo le tracce audio, spegnendo video ovviamente, e sottotitoli se li avessimo usati, oppure visualizzare tutto. A cosa serve questa lista? Da qua possiamo cliccare su una traccia e possiamo anche rinominarla. Ad esempio V4 possiamo scrivere insert e questa traccia verrà rinominata. Andiamo a vedere, andiamo su e vedete che è stata rinominata come insert. Perfetto. Un'altra cosa importantissima è che possiamo bloccare da qua quella traccia. Ora questa traccia risulterà bloccata come video. Attenzione che la relativa audio non sarà bloccata. Dovremo andare nella relativa a 3 audio e bloccarla. Così non sposteremo niente. Quindi lucchetto per bloccare le tracce. Altra cosa, abbiamo l'auto track selector. Da qua possiamo andare a disattivare, come vedete, gli auto track selector. E poi, cosa ben più importante, se ci troviamo sopra una clip, ad esempio ora stiamo vedendo la V3 con la spiaggia, se andiamo in V3 e spegniamo qui, andremo a disattivare la traccia. Come avete visto, corrisponde a disattivarla qua, quindi potremo disattivare da qua tutte le clip. Così sull'audio possiamo fare le stesse operazioni di bloccare la traccia, disattivare l'auto track selector. Inoltre possiamo mettere il solo per ascoltare solo quella traccia, o possiamo mettere il mute per mutare quella traccia. Poi abbiamo questa pulsante qui che andrà a far comparire qui una selezione della traccia per ascolto. Facciamo un esempio, audio 1, se io clicco qui, vedete che qua viene una nuova voce, main 1 o audio 1. Main 1 ascolterò tutto, mentre se sposterò in audio 1 ascolterò solo quella traccia. Ora stiamo ascoltando questo, quindi questo va a attivare gli ascolti per le singole tracce o main. Molto comodo. Invece questo inserisce una compensazione automatica di ritardo sulla traccia. La cosa più particolare, e quella che può anche tornarci più utile, è quando abbiamo tantissime tracce e magari vogliamo invertirne alcune, come ad esempio vogliamo portare la verde al posto dell'arancione. Possiamo semplicemente prendere una traccia, ad esempio traccia 1, e spostarla come posizione sopra la traccia 2, e vedete che le abbiamo in un attimo invertite.
Questo anche se si tratta di tracce ovviamente distanti, perché se io vado a prendere la 1 e la sposto in alto sopra la 3, eccolo qua, vedete, sono andato a spostarla qui e la sposto in alto sopra la 4 ad esempio. Stessa cosa possiamo fare con l'audio, prendo la traccia 1 e la sposto tra la 3 e la 4, comodissimo. Ovviamente molto comodo anche se ci troviamo in posizione dove ci sono più clip una sopra l'altra, anche se non ha molto senso, ma può capitare durante il montaggio che una clip magari ecco sia così e inizi e vogliamo vedere cosa stiamo coprendo sotto. Semplicemente identifichiamo la traccia, quella in alto, e possiamo disattivarla. Disattivandola andremo a vedere quella sottostante e così via. Disattivando tracce potremo vedere quelle sottostanti. Ultime cose che possiamo fare sono, premendo tasto destro su una traccia audio, possiamo cambiare il tipo di traccia, cioè mono, stereo, 5.1 e via via le altre possibilità, oppure cambiare il colore della traccia, ad esempio questa la mettiamo oliva e vedete che è cambiato il colore del clip. Stessa cosa su una traccia video, è possibile cambiare il colore della traccia. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre avvisati quando posto nuovi video e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!